Buongiorno a tutti e bentornati sul canale di Max Skater. Oggi vi parlerò di eMotion S1. È la versione aggiornata del modello L9, la differenza è che su L9 troviamo un motore a trazione anteriore, su S1 il motore è trazione posteriore. Voglio ricordarvi che tutti i prodotti eMotion, sia monopattini che monoruota, l'unico importatore in Italia è Overwheel. Ovviamente acquistando da Micromobility Life potrete avere una consulenza prima dell'acquisto con me personalmente. E state pure tranquilli che se il monopattino non è quello che vi occorre, io di sicuro vi consiglio qualcos'altro. Bene, ora torniamo a parlare di eMotion S1. Il punto più forte è la batteria, tantissima autonomia, addirittura superiamo i 60 km di autonomia. Velocità massima 25 km/h, ma possiamo avere anche un massimale di 30 km/h. Mi è piaciuta molto l'accelerazione di questo monopattino perché ha un'accelerazione progressiva ma morbida, cioè il monopattino ha molta accelerazione ma non ha scatti, non ha vibrazioni, come se fosse un motorino elettrico. Autonomia, come vi dicevo, la casa dichiara 90 km di distanza percorribile. La batteria è una 12,5 A per un voltaggio di 54,6 volt. E questo è il fattore importante che ci permette di fare tanta autonomia, perché un monopattino che ha un voltaggio di 54 volt però raggiunge un massimo di 25 km/h, lo sforzo è minimo, quindi il fattore amperaggio, voltaggio e potenza del motore ci garantiscono questa distanza enorme. Per quanto riguarda salita e pendenza è stesso fattore, abbiamo tanta potenza, quindi riusciamo a raggiungere i 30 gradi di salita. Il motore è un 500 watt trazione posteriore, a differenza dell'L9 ci dà molta più stabilità sia in accelerazione, in curva, ma soprattutto in frenata. Voglio mostrarvi una caratteristica dell'acceleratore che ritengo davvero ottima. Come voi sapete, su ogni monopattino, quando andiamo a pigiare l'acceleratore e poi spingiamo il monopattino non parte. Perché? Perché noi dobbiamo prima spingere il monopattino e poi accelerare. Invece questo monopattino, se noi teniamo premuto, poi spingiamo il monopattino partirà. Questa è una funzione molto intelligente. Le manopole sono molto comode al tatto, hanno anche il binario che va a bloccare la rotazione della manopola, display a LED, unico tasto per selezionare le 3 velocità, più accendere faro anteriore e posteriore, e di notte il display si vede molto bene. Asta e sistema di chiusura sono molto resistenti come per la versione L9, ma su S1 abbiamo una novità che nello scatolo vi arriverà asta, sistema di chiusura e ruota anteriore smontati. Le gomme abbiamo delle tubeless 60-70 6.5, stessa misura del Ninobot G30. Impianto frenante abbiamo 2 freni, anteriore a tamburo, posteriore elettrico sul motore. La pedana è lunga e spaziosa, abbiamo un grip gommato di 5 mm. L'aggancio dell'asta è molto resistente perché fa parte di una parte del telaio della pedana. Al lato della pedana abbiamo 2 prese di ricarica, collegando 2 caricatori riusciamo a caricare il monopattino in 3 ore e mezza. Ammortizzatore anteriore abbiamo 2 steli con cartucce ad olio. Queste ultime le possiamo regolare e monitorare dall'apposito tappo che troviamo sulla parte superiore dell'ammortizzatore. Sulla parte posteriore invece abbiamo il forcellone oscillante e 2 molle ammortizzanti. S1, come i Kingsong, è un mezzo dotato di firmware. Questo vuol dire che avremo aggiornamenti qualora ci fossero miglioramenti per quanto riguarda accelerazione e frenata. Possiamo gestire il monopattino dall'applicazione ufficiale eMotion. Possiamo monitorare tutto il monopattino, chilometri percorsi, temperatura della centralina, livello della batteria e velocità massima. Possiamo registrare il nostro percorso. Cliccando su impostazioni entriamo su un'altra interfaccia dove abbiamo altre opzioni. Possiamo bloccare il monopattino, azionare fanale anteriore e posteriore, limitare il monopattino a 25 km/h, 4 velocità selezionabili, anche quella di 6 km/h per la zona pedonale, azionare il cruise control, scegliere l'unità di misura tra chilometri e miglia, fare una diagnosi del monopattino e, quella che io ritengo la cosa più importante, azionare gli indicatori direzionali, le cosiddette frecce. Argomento indicatori direzionali, di questi tempi sono molto chiacchierati sui social. Io credo che su eMotion S1 sono una delle cose più all'avanguardia, non solo perché sono ben fatti, ma soprattutto per la qualità del funzionamento. Basta che pieghiamo il monopattino leggermente su un lato, che la freccia si aziona, oppure che giriamo il manubrio a destra o a sinistra e ancora la freccia si aziona.
senza l'acqua è uno dei più resistenti perché abbiamo la batteria che è una IPX7, quindi molto ben coperta, invece tutto il resto del monopattino, comprese le parti elettriche della dashboard, sono IPX6. Il monopattino pesa 24 kg ma può supportare fino a 140 kg di peso. Questo è permesso non solo per il telaio che è fatto in una lega di alluminio superiore ad altri monopattini, ma soprattutto per i due ammortizzatori. La batteria si ricarica in 7 ore, ma avendo due prese di ricarica possiamo raddoppiare la velocità e caricare il monopattino da 0 a 100 in 3 ore e mezza. Il Motion S1 io ve lo consiglio assolutamente, per me è uno dei monopattini migliori attualmente sul mercato, non solo per la sua estetica che è all'avanguardia e sicuramente un passo avanti rispetto a tutti gli altri monopattini, ma lo consiglio soprattutto per quello che offre: tanta autonomia, un'accelerazione dolce ma consistente che ci permette di fare pendenze belle pesanti, e la cosa più importante è che di questo prodotto l'assistenza viene fatta in Italia. Io vi lascio in descrizione il link per l'acquisto, vi lascio anche i soliti link per ricevere assistenza da Micromobility Life. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video con Max Skater. Ciao!